Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda la partita col Milan, che è vero ci sarà lunedì, ma andiamo a fare il punto della situazione su cosa è successo in settimana e le eventuali scelte, perché potrebbero esserci novità di formazione. Conte in nazionale, questa è la notizia che circola ovviamente da quando è terminata la partita dell'Italia. La prima cosa che avete pensato di fare invece di curare tutto ciò che si deve curare per quanto riguarda il calcio dal punto di vista della nazionale e non andate a cercare subito l'eventuale sostituto. Solo Conte può risalire, solo Conte è il più adatto in questa situazione e quant'altro, quando il Napoli è totalmente concentrato, Conte compreso, sulle prossime partite, nel dover fare più punti possibili, vedendo poi sopra e sotto di noi cosa fanno le altre. L'Italia pensa a Conte come sostituto di Gattuso per la rinascita della nazionale. Il nome circola da diverse ore e ne parla anche Sport Mediaset nel suo ampio focus relativo all'erede del CT Gattuso. Antonio Conte, che ha già guidato la nazionale agli europei del 2016 uscendo ai quarti di finale con la Germania ai rigori, vedrebbe di buon occhio un ritorno, ma c'è da fare i conti con De Laurentiis. Non è affatto scontato che il padrone lo liberi, considerando anche il contratto in scadenza nel 2027. Chi ha ancora un anno di contratto con l'Al-Hilal è Simone Inzaghi, che può vantare un ingaggio da oltre 25 milioni di euro a stagione. Si parla di Conte, si parla di Allegri, si parla di Simone Inzaghi, anche se ovviamente quando si parla di Conte le notizie si amplificano, perché giustamente il campionato ancora non è finito e quindi dovete sempre trovare qualcosa per azzuppare il pane, ma noi vi conosciamo e non da ieri. Io dico solo la mia: Conte non credo che stia pensando assolutamente alla nazionale in questo momento. Conoscendo il mister e la fame che ha di vittorie e di risultati, siamo concentratissimi sulle prossime partite per cercare di eventualmente guadagnare ancora qualcosina sull'Inter, ma nel fare quanti più punti possibili per arrivare poi alla fine del campionato blindando il posto Champions e rompendo le scatole il più a lungo possibile. Poi se devo esprimere due paroline sulla situazione Italia, che non si è qualificata ai mondiali, perché mi è stato chiesto in privato anche da chi è iscritto ovviamente al canale, 2 minuti vi dico la mia, perché diciamo che i problemi sono molti e sono anche di lunga data. Cioè non è che ieri il calcio italiano è andato in crisi o l'altro ieri quando l'Italia non si è qualificata al mondiale. Nel 2011, che poi il video adesso ritorna e sta facendo il giro del mondo, nel 2011 Roberto Baggio presenta 900 pagine dove aveva scritto insieme ad altre 50 persone progetto dove si doveva ovviamente attuare una rivoluzione per quanto riguarda gli istruttori nel calcio italiano, con i fondi che dovevano essere una decina di milioni già fatti, già stanziati, già si doveva solo chiudere, poi non se n'è fatto niente ed è rimasto lì a prendere polvere tutto il volume che ha scritto Baggio e le 50 persone che volevano giustamente fare il bene dell'Italia e della nazionale. Ma come spesso succede, nel bel paese, le cose buone vengono accantonate e invece le magagne vengono portate avanti per cercare di ingrandire i conti correnti di qualcuno o le tasche di qualcun altro. Quindi o fate le cose per bene, così come ha detto Baggio in quelle 900 pagine. Il succo della situazione è che l'Italia deve ritornare ad avere istruttori super qualificati dal punto di vista pedagogico e dal punto di vista anche psicologico per seguire i giovanissimi ragazzi, chiamiamoli ragazzi, che poi si avvicinano al calcio e vorrebbero arrivare al calcio che conta, e devono sicuramente stare col pallone tra i piedi, senza andare a cercare il profilo che dal punto di vista fisico è più grande di un altro, a parità di età, perché poi conta il fisico e sta contando il fisico soprattutto negli ultimi anni, ma non porta a risultati. Tanto è vero che ci riempiamo sempre la bocca e la cantera del Barcellona in Spagna, eccetera eccetera eccetera, però se andiamo a vedere chi esce dalla cantera del Barcellona, super calciatori e gente che comunque col pallone tra i piedi non te lo fa vedere nemmeno se tu sei il
miglior difensore della Serie A in questo momento, ma fisicamente non stiamo parlando di Ivan Drago e Arnold Schwarzenegger che escono dalla cantera del Barcellona. Fisicamente diciamo che verrà poi a 17-18 anni crescere massa muscolare e quant'altro fino ai 17 anni, così come dice un video che è girato su Sky per quanto riguarda la situazione Bayern Monaco. Al Bayern fino ai 17 anni non si studia tattica di nessuna maniera, solo tecnica, quindi tu arriverai ai 16-17 anni che col pallone tra i piedi, se arriva un difensore che al limite già marca presenze Serie D, Serie C, ma anche in Serie B, rischi di fare brutte figure, perché quello lì dagli 11 ai 17 anni non ha fatto altro che giocare a pallone, senza andare a creare turbe mentali dal punto di vista tattico, la posizione, eccetera eccetera eccetera. È così che si opera, è così che operano negli altri stati, ed è per questo che il gap è enorme dal punto di vista della competitività tra altri campionati e il calcio italiano. Questo è il mio pensiero, ovviamente mi fate sapere la vostra qui sotto nei commenti e passiamo alla situazione Milan. Napoli-Milan. Rafa Leao rischia di saltare la gara di lunedì al Maradona contro il Napoli a causa della riacutizzazione del dolore all'adduttore. L'attaccante rossonero ha saltato il ritiro col Portogallo e si è sottoposto alle visite specialistiche nella madrepatria per stabilire un iter riabilitativo che possa permettergli di terminare la stagione senza altre ricadute. In vista della trasferta al Maradona contro il Napoli, sfida decisiva in chiave secondo posto in classifica, Allegri non correrà alcun rischio, come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport. Quindi probabilmente Leao non sarà del match, ma oggi è giovedì, giochiamo lunedì, quindi possono cambiare determinate situazioni e noi seguiremo ovviamente l'iter nei giorni a venire. Per quanto riguarda il Napoli e le novità o le eventuali novità di formazione, il Napoli si prepara al big match contro il Milan con Antonio Conte che ritrova finalmente la rosa al completo, doppia seduta al completo, si fa per dire al completo che tornano i nazionali, ma non siamo assolutamente al completo, manca Di Lorenzo, Rachmani, Neres, Vergara eccetera eccetera. Doppia seduta di allenamento per accelerare il recupero dei nazionali e iniziare le prime prove di formazione. Il caso Lukaku resta sullo sfondo ma non è ancora del tutto chiuso, ci arriviamo perché gli avvocati sono al lavoro, almeno a quanto andremo a leggere. Intanto il mattino di oggi in edicola racconta le ultime di formazione. In campo si va verso il ritorno di Anghissà dal primo minuto accanto alla Lobotka, con la conferma del 3-4-2-1 in avanti, spazio al trio McTominay, De Bruyne e Højlund. Attesi oltre 50.000 spettatori al Maradona per la sfida di lunedì, con le squadre che conosceranno già il risultato dell'Inter dopo alcuni giorni di pausa. Conte è pronto a rilanciare un Napoli in crescita. Vedremo, poi ci arriveremo a ridosso del match, ovviamente in queste festività pasquali, che poi vedrà Napoli e Milan sfidarsi nel giorno di Pasquetta, ma le ultime sono queste. Ottime notizie, almeno a quanto ci fanno sapere oggi, per quanto riguarda Anghissà, totalmente recuperato perché dovrebbe partire dal primo minuto, poi se scende in campo e vedremo lo stesso Anghissà che abbiamo visto poche settimane fa, ovvero senza minutaggio e spaesato tra virgolette perché l'infortunio o quella situazione alla schiena comunque resta, non è che abbiamo avuto chiarezza per quanto riguarda ciò che è successo del tutto ad Anghissà. Vedremo se ha recuperato al 100%, anche perché avere un grandissimo Frank Anghissà per le ultime partite di campionato dal punto di vista anche dei numeri, al di là delle prestazioni e del peso specifico in campo, i numeri di Anghissà prima dell'infortunio per quanto riguarda gol e assist sono tanta roba. In ultimo la situazione Lukaku, perché lo scenario è abbastanza cristallizzato, questo ci fanno sapere oggi. Lukaku non tornerà prima di Napoli-Milan, dovrebbe rientrare nel corso della prossima settimana. Il club di De Laurentiis pensa a opportuni provvedimenti disciplinari di cui ha parlato anche nel comunicato ufficiale. L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, non ha mai smesso di dialogare con il Napoli, ma la rottura è molto difficile da ricomporre, nonostante il rapporto molto profondo con Conte, irritato insieme alla società, anche perché si trova ad applicare la legge dello spogliatoio proprio con il giocatore a lui più legato. Ci sarà una multa applicata in proporzione ai criteri dell'accordo collettivo per le assenze di Lukaku. Sono al lavoro gli avvocati del club. Io sono totalmente con la società.
non si può fare e non si deve mai fare a chi figli e a chi figliastri in un gruppo che poi deve portare avanti una stagione dal punto di vista, diciamo, agonistico. E quindi giusta la multa. Il Napoli ha preso anche posizione per quanto riguarda la situazione e metterlo fuori rosa, anche perché il calciatore deve giocare, ci deve dare una mano nei limiti del possibile, nel caso ritorna ovviamente a calcare il terreno di gioco quanto prima, e senza poi svalutarsi tra virgolette per quanto riguarda una questione mercato in vista di giugno, luglio e agosto, quando potrai, diciamo, sederti con il Napoli e trattare permanenza, vado via, chi sono i club interessati, quanto offrono, cosa ci porti, eccetera, eccetera. Io sono totalmente in linea e d'accordissimo con ciò che ha fatto la società. Non mi aspettavo, ovviamente, nel mese di aprile, quasi a fine campionato, mancano poche partite, di vivere una situazione del genere, perché uno resta comunque in patria a farsi curare. Poi scelte personali, tutti d'accordo, ma il Napoli giustamente ha preso posizione e ha fatto molto ma molto bene. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e poi ci aggiorniamo ovviamente domani e nei prossimi giorni, avvicinandoci alla partita con il Milan. Sempre Forza Napoli, ciao!